Volevo mostrarvi in questo video come io uso l'acrilico costruendomi delle tonalità, in questo caso usando solo il bianco e il nero, che sono dei colori lavabili, come vedete non sono colori da tubetto che si comprano nelle belle arti, ma sono colori fini, di un certo pregio, ma che hanno la particolarità di essere dei colori lavabili o super lavabili, come volete. Qui abbiamo il nero e qui abbiamo il bianco. Con questi due colori io mi costruisco una serie di tonalità che vanno dalla più chiara alla più scura in altrettanti barattoli, che possono essere 6, 7, 8, non importa quanti. E naturalmente ognuno di questi barattoli può essere declinato nella sua trasparenza mettendo più o meno acqua. Qui abbiamo due tonalità che sono quella più chiara che io adopero e qua quella più scura. Come vedete non vi è il nero. Non vi è il nero come non vi è il bianco, però a me è sufficiente per ottenere i chiari e gli scuri che io desidero e che vi mostrerò in questo video dove andremo a fare delle nuvole su questo foglio di carta. Vedete, a me non interessa che sia sporco, sia pulito, perché tanto io lo andrò a coprire. E andiamo subito a cominciare. Uso per il fondo un colore intermedio, ok? E lo vado a dare per tutta la superficie del lavoro, senza coprirla in maniera decisa. Posso anche lasciarla indifferentemente coperta o meno. E poi naturalmente la lascio asciugare, perché questa è la condizione sine qua non ogni volta noi facciamo un passaggio con questo colore. Perché essendo molto pieno d'acqua, questo colore ha tanti pregi, ma ovviamente bisogna stare attenti al fatto che man mano che io vado a dipingere, questo mediamente si scurirà una volta che io l'ho appena dato, per poi naturalmente schiarirsi, perché quando noi diamo un colore acrilico su una superficie, cosa succede? Se è molto pieno d'acqua, questo tenderà a scurirsi in un primo tempo, per poi diventare più chiaro quando l'acqua si è totalmente asciugata. Quindi io ho dato questa mano di colore e adesso aspettiamo che asciughi. Vedete come in diverse parti che l'ho dato in maniera un poco più marezzata e un poco priva più di colore, tende ovviamente ad asciugarsi prima, quando invece il colore è di più, tende ad asciugarsi dopo. Però vedrete che poi quando si asciuga, mediamente torna a essere più chiaro. Voi avete provato certe volte a mettere un pennello nell'acqua e a passarlo sopra una superficie. Questa superficie naturalmente si scurirà perché il pennello, che è intriso d'acqua, dà una sensazione di scuro quando voi lo appoggiate su una tinta, per poi naturalmente schiarire una volta che è svanita l'acqua. Per cui quando l'acqua svanisce, se è solo acqua, non rimarrà traccia di nessun colore. Se invece voi lo accompagnate con il colore, ecco che la traccia di colore rimarrà, ma più chiara di quando voi l'avete data in un primo momento. Vedete qua, comincia ad asciugare e quindi noi lo riprenderemo quando sarà completamente asciutto. Adesso prendo un colore che non è chiaro, ma è mediamente chiaro, tanto che basta per sopravanzare quest'altro colore di fondo e faccio le mie nuvole. Vedete come risulta chiaro e io qua costruisco l'ingombro di qualche nuvola in questo modo. E naturalmente quando questa poi asciugherà, vedete adesso come diventa scura, poi dopo quando asciuga diventerà più chiara. Ecco qui, quindi non mi resta che lasciare che questo colore si asciughi e vediamo che colore poi diventerà. Vedete qui si sta asciugando, vedete che il tono di fondo e questo sono leggermente diversi
E questo è importante perché mi lascia la possibilità di intervenire con gli scuri prima e con i chiari poi per determinare quali sono i limiti, i confini della nuvola, che può avvalersi anche del colore di fondo per velare, per estendere e diversificare proprio il profilo della nuvola stessa. Adesso aspettiamo che asciughi totalmente, però vedete che come comincia a delinearsi già la diversificazione dei toni. In un tono che prima sembrava più scuro, ma adesso via via che si asciuga diventa sempre più chiaro. Adesso posso intervenire con un tono di scuro medio un poco più aggressivo e più incisivo del colore che ho dato prima di sfondo, per determinare quali sono i contorni. Vedete che qua è ancora da asciugare, però io posso già intervenire qui, in questo modo. Vedete qua, questo colore è molto pieno di colore, quindi io ho bisogno di eliminarne un pochino per riuscire ad avere anche un tono più, di avere quella sprezzatura che proprio mi serve per determinare lo sfondo del cielo. Vedete come i contorni sono ancora netti, nonostante vi siano queste diversificazioni. E questo si può ottenere, il cambiamento di questo tono si può ottenere ovviamente aggiungendo e togliendo acqua. Quando io aggiungo acqua, quando io avrò il colore asciugato, noterò che il colore rimane assolutamente più chiaro. Mentre l'acqua è meno presente, il colore assumerà una tonalità più scura. Vedete qua? È presente meno colore e più acqua e quindi la tonalità è più chiara. Se io invece metto più colore, questo tenderà a scurirsi. E ovviamente questo si vedrà assolutamente solo dopo che questo colore sarà asciutto. In questo modo. Vedete, adesso appare più chiaro il chiarore, la brillantezza di questo chiaro, che viene abbastanza fuori relativamente a quello che abbiamo deciso di essere il colore più chiaro. Questo è un tono un pochino più abbassato. Noi continuiamo mettendo acqua e facendo questo tipo di interventi qui. Quando si asciugherà noi avremo una restituzione completamente diversa. Vedete? Qui siamo ancora proprio nella fase della costruzione. Quindi è proprio, diciamo che l'acrilico qua si fa modellare e a me piace moltissimo dipingere con questa tecnica, perché mi dà la possibilità proprio di sovrapporre i toni non mischiandoli quando loro sono completamente asciutti. E questa è una cosa che mi piace molto. Adesso lo lasciamo asciugare e poi vediamo cosa abbiamo ottenuto e se abbiamo ottenuto ciò che ci siamo prefissati di ottenere prima di intervenire in maniera definitiva sulle luci e sulle ombre della nuvola. Una cosa che si può notare è che anche quando al tatto può sembrare asciutto, l'evaporazione dell'acqua è molto più lenta, per cui il risultato del colore si avrà dopo che l'acqua sarà evaporata del tutto. Questo accade ancora di più e ancora meglio nella parete. Quando voi
dipingete sulla parete col colore acrilico, questo si nota ancora di più. Ecco, adesso è asciugato abbastanza e io voglio intervenire con questo colore qui. Per determinare quelli che sono i chiari, o quelli che per adesso sono i chiari, sono i toni chiari della nuvola. Mi piace sentire il rumore del pennello nel silenzio. Non so se questo capiti anche a voi. Io tengo in considerazione il colore in parte non asciugato per naturalmente confonderlo con la tonalità che sto dando in questo momento per vedere che tipo di risultato posso ottenere. Quando si dipinge si costruisce un'idea di ciò che si vuol fare e cammin facendo si impara anche in maniera proprio esperienziale una novità dopo l'altra, giorno dopo giorno. Per questo che è fondamentale fare dei bozzetti, perché a volte ci si accorge di una certa particolarità di un colore o di un tono che era in attesa fino a quel momento. E adesso voglio intervenire con il colore più scuro. Vediamo un poco. Eccolo. Asciugo un attimo il pennello dopo averlo messo nell'acqua, un pezzo di carta ovviamente, e poi vediamo un attimo di cercare di determinare il profilo. Io vedete questo pennello qua, immerso, è ancora molto bagnato. Quindi io prendo un foglio di carta e lo asciugo in modo tale da poter incidere sul profilo in maniera meno netta. Metto lo scuro qui, più a portata di mano, e aspettate, mettiamolo qua così, non fa ombra su nulla, e continuiamo il lavoro. Lo asciugo sempre con un pezzo di carta, vedete, in questo modo, così determino un profilo meno netto, come abbiamo detto. Continuiamo di qui. In questo modo, e di sopra.
così. Ogni volta che si interviene, poi si notano delle cose e poi mettendo il colore più scuro si può ritornare a riprendere la nuvola, perché il contrasto ci può suggerire altre forme e altre idee. Vedete? Lo asciugo un secondo qui. Ecco, vedete questo colore come sta andando sempre più verso il chiaro. E quindi devo abbassarlo perché vorrei anche ora ottenere delle trasparenze qui che mi piacerebbe vedere formate. E quindi vado a intervenire con un colore un pochino più scuro. Vedete? In questo modo qua. I bianchi c'è ancora tempo per metterli. Anche su quello dato prima. Così si ha questa consistenza di tanti strati, di tanti grigi che concorrono tutti a costruire il risultato finale. Di scuro qui. Si vede sempre il cielo attraverso le nuvole, perché spariscono e delle volte si ha la sensazione di poter costruire il loro movimento, di anticipare quello che poi sarà. Delle volte si ha paura proprio di mettere troppo poco. Adesso veramente lasciamo che tutto questo si asciughi prima di intervenire nuovamente. Adesso prendiamo un pennello un pochino più fine e andiamo a determinare gli ultimi tocchi dei chiari di questo lavoro. Scegliamo un pennello, ecco questo pennello qui. In questo modo. Non so se vi capita mai di lavorare e di trovare piacevolezza nel farlo per la sensazione proprio del pennello sulla carta, non solo del suo rumore, ma proprio della sua sensazione, proprio della sensazione del pennello sulla carta. O sulla tela, naturalmente. Ecco, queste due sensazioni sono gradevolissime e ci danno proprio la misura del
della forza che ha un pennello rispetto ad un'altra, proprio il suono proprio del pennello e naturalmente la sua struttura li sentiamo proprio sotto le nostre dita. E più c'è silenzio e più questo lo sentiamo, o almeno io lo sento. Vedete come è già asciutto. E questo è un bene, è già asciutto da un punto di vista proprio della materia, ma lui può schiarirsi ancora perché l'acqua deve evaporare molto molto lentamente. Vedete come il colore si scurisce e poi, per poi, quando si asciuga, schiarirsi. Però ha bisogno di tempo. Ha bisogno di tempo per farlo. E noi dobbiamo avere la pazienza di aspettare. E noi aspettiamo. Nel frattempo interveniamo ancora qui. Vedete una sovrapposizione proprio di strati, di grigi, di chiari e di scuri, che possono avvenire proprio perché per la particolarità e la qualità del colore acrilico che ci permette questo intervento quasi immediato del colore. Quello che è scuro dentro, vedete, è percepito come ombra della nuvola e non come sfondo. Poi prendete un pochino di acqua. Vedete com'è chiara l'acqua, però poi quando si asciuga poi lascia il colore, sia esso chiaro e sia esso scuro che abbiamo dato sotto. Ecco qua. Adesso veramente dobbiamo lasciare che asciughi perfettamente per poter intervenire ancora.
Vi lascio proprio questi suoni, sentirli, perché danno proprio la misura dell'intensità del pennello e della forza del pennello stesso. Mettiamo un po' di chiaro qui. Chiaramente questi sono bozzetti, sono prove che vi invito a fare per accorgervi della possibilità di lavorare con queste texture, con queste velature, che poi non sono velature, sono interventi astratti di colore che, non essendo racchiuso dentro uno specifico e molto ben delineato profilo, limite, possono dare degli spunti interessantissimi per poi utilizzare. Ecco, adesso ricordiamoci com'è questo colore in questo momento e confrontiamolo con quello che sarà quando lo stesso sarà asciugato. Aspettate che mi interessa ancora fare questo intervento qui, perché ho visto una cosa che mi interessa abbastanza. Ecco, questo colore qui, questo tono qui, che vado cercando. Ecco qui. Adesso determiniamo senza paura lo sfondo con il massimo dello scuro che abbiamo visto prima. In questo modo. Ecco qua. Così. E così. Questo è anche il piacere proprio di sperimentare, di cercare, di trovare delle soluzioni. Naturalmente qua io potrei anche intervenire con un colore ancora più bianco, però in questo momento lo lascio così, perché mi serve proprio sperimentare con questi colori per non andare nello scuro più scuro e nel chiaro più chiaro. È un consiglio che do a tutti. Le luci e le ombre più scure datele quando siete veramente sicuri, perché finché potete stare un tono poco sopra lo scuro più profondo e un tono poco sotto al chiaro più luminoso, allora potete giocare ancora con tutti i toni intermedi, e che se voi interveniste subito col chiaro più luminoso e con lo scuro più luminoso, poi non avreste poi ad un certo punto possibilità di mettere più chiaro del chiaro che avete messo.
Spero che sia stato interessante questo video, questa esperienza che vi consiglio di provare. Tanti toni di grigio, come tanti toni di qualsiasi altro colore, e giocate con l'acqua, con l'asciugatura del colore e vedete cosa esce fuori. E naturalmente sempre tenendo presente che questo non può favorire altrimenti che la possibilità di esprimerci con il nostro segno, che ricerchiamo sempre e comunque in ogni lavoro che facciamo. Buona giornata a tutti voi. A presto.